Una molla di massa trascurabile, costante elastica 130 Newton su metro e lunghezza a riposo di 16 cm è posta verticalmente su un tavolo. Sopra di essa è appoggiato un cubetto di massa di 200 grammi che è spinto in basso fino a quando la molla raggiunge la lunghezza finale di 10 cm. Quanto vale l'accelerazione iniziale del cubetto lasciato libero? Quanto vale la forza che la molla esercita sul cubetto prima della partenza del cubetto? Disegniamo quanto ci dice il problema. Quindi c'è un tavolo su cui è appoggiata una molla. Su questa molla è appoggiato un blocchetto. Questa molla è spinta verso il basso, tale che passa dalla posizione di molla a riposo di 16 cm alla nuova posizione di 10 cm. Quindi la molla è compressa verso il basso. Ricordiamo che la forza elastica, quindi la forza espressa dalla molla, è uguale a meno la costante elastica della molla per lo spostamento rispetto alla posizione di equilibrio. Prendiamo un sistema di riferimento che è sul piano, sul tavolo, dove è appoggiata la molla, con il verso rivolto in alto. Allora, senz'altro, la molla passerà da una situazione avrà una variazione di posizione rispetto al nostro sistema di riferimento, in cui la posizione iniziale era uguale a 16 centimetri, mentre la posizione finale sarà uguale a 10 centimetri. Quindi la nostra variazione, il nostro spostamento è dato dalla posizione finale 10 meno la posizione iniziale 16 uguale meno 6 centimetri, che possiamo scrivere come meno 6 delta S uguale a meno 6 per 10 alla meno 2 metri. Ora, siccome il problema ci chiede quanto vale l'accelerazione iniziale del cubetto quando viene lasciato libero, dobbiamo ricordare che oltre alla forza elastica che agirà sul cubetto una volta che verrà lasciato libero dallo stato di compressione della molla, e quindi ci sarà una forza che spingerà verso l'alto, forza elastica, contraria allo spostamento che ha portato il cubetto da una posizione a questa posizione, quindi più bassa, quindi c'è stato questo spostamento. Diciamo che oltre alla forza elastica agisce anche la forza peso, perché il blocchetto ha una certa massa di 200 grammi, quindi una volta lasciato libero il blocchetto sarà soggetto sia alla forza elastica della molla che lo spinge verso l'alto, sia alla forza peso che agisce sul blocchetto che tenderà a portarlo verso il basso. Prendiamo come verso di riferimento delle forze quella che va dal basso verso l'alto. Quindi possiamo scrivere la nostra relazione in questo modo: la forza totale che agisce sul blocchetto una volta che viene lasciato libero sarà uguale alla forza elastica meno, perché di segno contrario al verso della direzione della forza che abbiamo preso, quindi rispetto al nostro sistema di riferimento cartesiano,
la forza peso. La forza elastica è uguale a meno K, che viene 130 Newton su metro, per delta S, quindi per, aperta parentesi, meno 6 per 10 alla meno 2 metri, meno la forza peso. La forza peso, sappiamo che la massa è di 200 grammi, quindi 0,2 kg per 9,8 metri fratto secondo quadrato, che è l'accelerazione di gravità. Sappiamo anche che per il secondo principio della dinamica la forza risultante la possiamo scrivere come massa per accelerazione. Andiamo a risolvere questa equazione. Abbiamo che 0,2 kg, che è la massa del blocchetto, per l'accelerazione, che è il valore che vogliamo trovare, è uguale a più 7,8 meno 1,96. Quindi l'accelerazione sarà uguale a 5,84 diviso 0,2 uguale 29,2 metri fratto secondo quadrato, che possiamo scrivere anche come 3 per 10 metri fratto secondo quadrato. La seconda domanda del problema è quanto vale la forza che la molla esercita sul cubetto prima della partenza del cubetto. Quindi prima della partenza del cubetto sulla molla agisce la forza elastica. Quindi qual è il valore della forza elastica? Sarà data da meno 130 Newton su metro per meno 6 per 10 alla meno 2 uguale a 7,8 Newton, che possiamo scrivere come 8 Newton.